Ciao amici gatti e amiche gatte, stiamo vivendo un momento veramente incredibile, tragico e assurdo nella nostra storia. Mi riferisco alla pandemia in corso a causa del cosiddetto coronavirus che sta causando tanti morti in tutto il mondo e ha cambiato radicalmente il nostro stile di vita. In questo video voglio concentrare l'attenzione su quello che è il rapporto fra animali e il coronavirus che sta coinvolgendo noi umani. Esistono infatti molti tipi di coronavirus, è un virus molto mutevole e molto particolare. In un altro video ho spiegato assieme alla dottoressa Beatrice Martinelli come si comporta il coronavirus dei gatti, che è una cosa diversa rispetto al virus che sta colpendo noi umani e che sta causando questa pandemia. C'è infatti molta confusione rispetto al Covid-19 e al suo rapporto con gli animali, ma la cosa grave è che si sono verificati tanti abbandoni e anche tante uccisioni assolutamente ingiustificate di animali a causa di allarmismo e falsa informazione, panico e ignoranza. Come al solito i nostri amati gatti ci vanno sempre di mezzo perché sono il tipo di animale dove ci sono più superstizioni, false credenze eccetera, e ci vanno sempre di mezzo loro. L'ignoranza umana purtroppo si scatena sempre sui gatti. Per questo vi faccio una preghiera, voi amanti dei gatti e amanti degli animali: cercate di diffondere solo notizie che provengono da fonti ufficiali di informazione come il Ministero della Salute o l'Istituto Superiore di Sanità, e cercate di evitare assolutamente di diffondere allarmismi. Ad oggi, il giorno in cui ho realizzato questo video, e cioè l'8 aprile del 2020, cito testualmente dal sito del Ministero della Salute: non ci sono prove che gli animali da compagnia possano diffondere il virus. Pertanto non vi è alcuna giustificazione nell'adottare misure contro gli animali che possano comprometterne il benessere. E lo stesso articolo conclude: pertanto è doveroso sottolineare che abbandonare un animale che abbiamo scelto come componente della famiglia non è solo un gesto ignobile e deprecabile, ma è anche un reato sancito dal codice penale, nell'articolo 727 del codice penale. Vi metto tutti i link delle fonti ufficiali qui sotto nella descrizione del video, dove potete informarvi sulla reale situazione relativa al coronavirus. Potete capire come avviene il contagio, che cosa c'entrano in tutto questo gli animali e informarvi correttamente. Ho coinvolto in questo video anche i veterinari che collaborano con me, con Micio Gatto, che hanno voluto realizzare degli spezzoni di video spiegando proprio professionalmente com'è la situazione. Parto dunque subito lasciando la parola ad Elena Borione, che è veterinario e comportamentalista, che ha spiegato sicuramente meglio di me com'è la situazione, e poi di seguito anche gli altri: il dottor Andrea Imbimbo, la dottoressa Costanza De Palma, la dottoressa Enrica Rigolon e la dottoressa Beatrice Martinelli. Ringrazio tutti quelli che hanno partecipato a questo video e mi raccomando, amici gatti e amiche gatte, siate sempre responsabili delle notizie che diffondete, chiaritele bene prima di pubblicarle sui social e verificate sempre prima le fonti ufficiali. Un grosso bacio a tutti, lascio la parola ai nostri professionisti e ciao amici gatti e amiche gatte. Ciao amici gatti e amiche gatte, io sono Elena Borione, mi presento per chi di voi non mi conoscesse. Io sono un medico veterinario e un veterinario esperto in comportamento animale. Quest'oggi sono qui su invito di Elisa, che mi ha chiesto di parlarvi del Covid-19 e del ruolo che possono avere i nostri animali nella diffusione di questo. Intanto partirei dal ricordare come si trasmette questo virus. Questo virus si trasmette da uomo a uomo tramite quello che viene definito una trasmissione diretta, ossia la presenza di piccole minuscole goccioline di saliva che vengono diffuse nell'ambiente tramite la respirazione, tramite colpi di tosse, starnuti, e che quindi possono passare da una persona infetta a una persona sana. Un altro modo
di trasmissione di questo virus è rappresentata da una via che è definita indiretta, ossia tramite una forma di contaminazione di alcuni oggetti. Come possiamo contaminare questi oggetti? Semplicemente toccandoli dopo aver contaminato le nostre mani, perché sono venute a contatto con la nostra saliva, ad esempio, o perché abbiamo starnutito sulla mano o perché ci siamo toccati in volto con le mani. Ecco, allora, parlando di una trasmissione del tutto indiretta, qui e solo in questo caso al momento possiamo includere anche i nostri animali come dei possibili vettori, come possibili vettori passivi, tra l'altro temporanei. Quindi i nostri animali possono, se vogliamo, fungere un pochino come degli oggetti contaminati. Però entriamo un pochino più nel dettaglio. Se questo è vero che può avvenire, è anche vero che quello che è il rispetto delle comuni norme igieniche che siamo invitati a rispettare riduce alquanto anche il rischio di contagio da questo punto di vista. Quindi come se i nostri animali da vettori passivi possano trasmetterci il virus. Ad oggi vi ricordo che non c'è alcuna evidenza che i nostri animali giochino un ruolo nella diffusione del virus. La principale via di trasmissione, vi ricordo, è quella interumana, cioè da persona a persona. Secondo i dati che l'Istituto Superiore di Sanità ci ha fornito e ci fornisce, al giorno del 2 aprile risultano come numero di pazienti infetti 800.000 persone. Sapete qual è il numero di animali che risultano infettati? 4. Parliamo di 2 cani e di 2 gatti. Di questi abbiamo 2 cani e un gatto che arrivano dalla città di Hong Kong e un gatto solamente che è stato scoperto in Belgio. Va anche detto che di questi 4 animali i primi 3 sono risultati asintomatici o paucisintomatici, cioè con una sintomatologia molto blanda, molto lieve, mentre l'unico caso con una sintomatologia un pochino più evidente è stato proprio il gatto del Belgio, che ha manifestato dei sintomi respiratori e gastroenterici. Però cosa vuol dire tutto ciò? Di cosa possiamo tenere in considerazione parlando di questi numeri? Al momento attuale questi dati hanno semplicemente confermato l'occasionale passaggio dall'uomo agli animali. Per dirla in altro modo, in realtà siamo noi un rischio per i nostri animali, non il contrario. Ad oggi loro non risultano uno dei principali trasmettitori, se possiamo definirli così, della patologia. Quindi, per concludere, che cosa possiamo fare? Adottare comportamenti utili a ridurre l'esposizione dei nostri animali al virus. Come possiamo fare? Intanto evitare i contatti ravvicinati con pazienti positivi. Queste sono anche le raccomandazioni che normalmente ricevono i familiari che vivono con pazienti positivi. Si cerca quindi all'interno dello stesso nucleo familiare di ridurre
quelli che possono essere dei contatti. E la stessa cosa possiamo metterla in atto con i nostri animali. Ricordiamoci di rispettare le comuni norme igieniche, tra le quali il lavarsi frequentemente le mani. Chi possiede dei cani può chiedere l'aiuto di familiari o di associazioni per le uscite giornaliere, o anche solo temporaneamente per un periodo limitato chiedere un aiuto in quella che è la gestione della routine quotidiana. Questo sarà bastevole per aiutarci a mantenere la nostra convivenza serena con i nostri animali e per non rappresentare noi per loro un rischio per la loro salute. Io vi ringrazio, vi saluto, ci vediamo presto. Allora, ciao a tutti da me e da Ivi, grazie per l'invito amico gatto. Volevo parlarvi del coronavirus oggi. Ci sono diverse notizie in questo momento del passaggio del coronavirus al cane e al gatto e volevo fare un attimino un po' di chiarezza. Innanzitutto affidiamoci solamente a canali ufficiali, quindi direi quelli dell'Istituto Superiore della Sanità e non canali WhatsApp, altri canali internet e queste cose qua. Allora, innanzitutto il coronavirus umano è derivato sicuramente dall'animale, ok? Però il cane e il gatto hanno un loro coronavirus, feline e canine coronavirus, quindi del gatto e del cane. Non ci sono alcune prove che il coronavirus umano possa passare dall'uomo al gatto e al cane, moltiplicarsi e ripassare a fare il salto di specie all'incontrario. Questa non c'è nessuna prova dimostrata scientificamente fino a questo momento, ok? L'unico modo per cui hanno cane e gatto in questo momento di trasmettere la patologia è se io sono positivo e tossisco sul mio cane, lui diventa un vettore passivo come una biro, come un foglio di carta, un qualsiasi altro oggetto, ok? Quindi se un'altra persona poi accarezza il cane, si mette mano in bocca, certamente può prenderselo. Quindi direi adesso di non fare assolutamente terrore psicologico, non abbandoniamo gli animali assolutamente, non pensiamoci nemmeno, loro sono vittime quanto noi della situazione, dobbiamo solamente resistere tutti quanti insieme e capire che loro non sono un problema. Il modo per trasmettere la patologia è tra uomo e uomo, tramite aerosol, questa è la via principale di trasmissione. Niente, volevo fare un po' di chiarezza, se avete delle domande scrivetemi pure su Bimbovet su Instagram e se no vi saluto tutti quanti e spero di essere stato chiaro. Volevo dare anche io il mio contributo per sfatare questo ingiustificato allarmismo che riguarda i nostri amici a quattro zampe. Allora, i cani e i gatti non sono trasmettitori del Covid-19 come ha ufficializzato l'Istituto Superiore di Sanità, che è l'unica fonte scientifica attendibile e considerabile. Tutto il resto diciamo sono chiacchiere infondate. E il Covid-19, come è stato visto, come potete leggere nell'ultima notizia pubblicata dall'Istituto Superiore di Sanità, stabilisce che in casi rarissimi il Covid-19 viene trasmesso agli animali ma come vittime, cioè siamo noi a trasmetterlo a loro, ma sono casi rarissimi e comunque sia bisogna sempre curare l'igiene, ma non sono assolutamente loro a trasmettere a noi, quindi evitiamo abbandoni ingiustificati, ma anzi in questo momento dove è necessario rimanere a casa, per cortesia godiamoci a maggior ragione i nostri animali che molto spesso trascuriamo, lasciamo da soli in casa perché per motivi di lavoro e quanto di altro non siamo disponibili a dare loro le attenzioni che meritano, quindi godiamoci la loro compagnia e buona convivenza a sei zampe. Eccoci qua, amici gatte e amici gatti, ben ritrovati, siamo qua io e il mio Winnie come testimonial di questa nuova campagna sul fatto che i nostri animali domestici
non ci trasmettono il coronavirus. In queste ore stanno circolando notizie allarmanti e scorrette, aspetta ancora un secondo, riguardo all'argomento, ma non c'è nessuna evidenza scientifica che cani e gatti siano in grado di trasmetterci il coronavirus. È uscito anche recentemente, ieri, l'altro giorno, sul sito dell'Istituto Superiore di Sanità addirittura un articolo in cui si consigliava di proteggere i nostri amici animali, soprattutto cani e gatti conviventi con persone positive al coronavirus e fortemente sintomatiche, perché cani e gatti, come tutte le superfici domestiche, possono caricarsi di particelle virali nel momento in cui l'ammalato gli starnutisce o gli tossisce addosso. Quindi cani e gatti conviventi con persone malate vanno protette come vanno protetti gli altri membri della famiglia, e quindi cercando di ridurre i contatti fisici. Questo è il messaggio che deve passare, ma soltanto se siete positivi e fortemente sintomatici. A tal proposito, comunque, qua in Italia l'Università di Bari si è mossa, sta facendo una raccolta di campioni ematici e di tamponi di cani e gatti in collaborazione di diversi laboratori analisi veterinari in Italia, appunto per studiare la diffusione del coronavirus SARS-CoV-2 nei nostri animali domestici, in modo da essere in grado il prima possibile di darci informazioni dettagliate al riguardo. Se siete interessati, contattate i vostri veterinari, perché in molti ambulatori veterinari stiamo aderendo a questa iniziativa. Quindi mi raccomando, non spaventatevi e non abbandonate i vostri gatti. Arrivederci a tutti. Ciao a tutti amici di Micio Gatto, eccomi qui, anch'io da casa mia in quarantena come tutti quanti voi, però direi in ottima compagnia con Mirtillo e Flo che è andata a farsi un giretto. Volevo insieme a voi cercare di chiarire con gli strumenti che in questo momento abbiamo a disposizione di questa enorme confusione mediatica legata alla trasmissione del coronavirus, che incolperebbe i nostri animali di trasmettere loro stessi il coronavirus, il Covid-19. Sappiamo, con articoli che sono ovviamente anche leggibili da qualsiasi di voi, potete andare a guardare sul Ministero della Sanità, che la trasmissione del Covid-19 è tra uomo e uomo e che i nostri animali non giocano alcun ruolo sulla trasmissione del Covid-19 all'uomo. Per cui in questo momento noi non abbiamo degli studi scientifici che ci dicano che i nostri piccoli animali, cane e gatto, hanno una qualsivoglia responsabilità nella trasmissione del virus all'uomo. L'unica cosa che vi chiederete è perché c'è questa confusione mediatica. Un po' è anche legata al fatto che sia le nostre università di veterinaria che i professori veterinari, cioè il mondo veterinario, vuole cercare di scoprire se anche i nostri animali possono essere contagiati loro stessi dal Covid-19 umano, ed è forse per questo che c'è un pochino di confusione, ma in questo momento la trasmissione che noi abbiamo tra uomo e uomo è l'unica trasmissione possibile. Questo lo potete leggere in qualsiasi articolo del Ministero della Sanità. Una cosa volevo, visto che siamo in ambito felino e che molti dei miei proprietari mi chiedono cosa c'entri il coronavirus felino, perché chi nella vita ha avuto un po' di gatti sa che una delle infezioni
più contagiose è quella da coronavirus, anche nel mondo felino. Quindi i proprietari mi chiedevano, oddio, ma cosa c'entra? No, allora, il mondo felino rimane il mondo felino e il coronavirus, che è responsabile poi della famosa peritonite infettiva felina, riguarda il mondo felino e non c'entra in nessun modo con il virus umano, ok? Ha anche una dicitura diversa, chiaramente. Quindi è solo per chiarire questa cosa, perché mi è stata chiesta da svariate persone, per cui volevo chiarirla. Quindi rimangono questi fatti. Se volete avere un'informazione seria, vi dovete rivolgere al sito del Ministero della Sanità, perché in quel modo avete delle corretta informazione sugli studi che ovviamente si stanno sviluppando per capire, diciamo, l'evoluzione di questo coronavirus. Chiaramente anche il veterinario potete chiamare se avete qualche dubbio sulla trasmissione del coronavirus, ma mi raccomando, cercate di informarvi, perché l'informazione è fondamentale in questo momento, in questo periodo. Quindi io vi saluto, spero di esservi stata utile, sono qui in qualsiasi momento come i miei colleghi per chiarire quello che in questo momento abbiamo a nostra disposizione. Vi saluto tutti e buona serata.